parlare della questione internet. Allora, nelle scorse live abbiamo già trattato Starlink. Abbiamo parlato di Starlink perché Elon Musk ha fornito Starlink all'Ucraina anche e soprattutto per guidare i droni telecomandati che sono stati guidati tramite Starlink, anche perché in Ucraina la connessione in alcune parti era saltata e non era buona. Bene, parliamo di questo ambito. Allora, c'è un grosso competitor di Elon Musk, quindi sia per SpaceX sia per Starlink. Il grosso competitor è Amazon. È veramente un competitor diretto. C'è da dire che Amazon ha prenotato 83 lanci spaziali per i prossimi 5 anni, che sono parecchi. E poi c'è anche Amazon ha un progetto competitor di Starlink sulla connettività internet satellitare. È un progetto che si chiama, che è stato di fatto appena lanciato. Scusate, perché l'ho cancellato? Scusate, ma ho cancellato delle cose, ovviamente fa parte del bello. Comunque, allora, scusate, Amazon ha lanciato questo progetto che è diretto competitor di Starlink, che si chiama Kuiper. Ed è un progetto che è simile a Starlink. Cosa fa Starlink? Lancia in orbita dei satelliti che hanno l'obiettivo di portare internet in tutto il globo, perché internet, le infrastrutture non arrivano ovunque, anche perché bisogna fare bisogna fare delle infrastrutture molto costose per far passare i cavi, quindi nelle zone più remote della terra, nelle zone più rurali, internet non arriva, o se arriva non arriva buono, arriva molto debole. E quindi Starlink risolve questo problema, perché sono dei satelliti che girano attorno alla Terra, adesso lo vedremo, e portano internet ovunque. Quindi c'è Starlink, ma c'è anche il competitor. Adesso vediamo i video e vediamo che prima Starlink e poi vediamo anche il progetto competitor. Ecco. 60 satellites hurtling into the sky. And over the next few decades, Elon Musk is hoping to send 42,000 of these satellites to space. 42.000 satelliti nello spazio vuole mandare Elon Musk. It's part of Starlink, the expansive constellation from Musk and SpaceX that hopes to bring the world low latency, high speed internet, promising no more buffering internet and veloce ovunque, internet in every corner of the world. in ogni But experts angolo del worry mondo, it in may ogni come at a momento. hefty cost Guardate for come space verrebbe Nearly ovviamente half of the sono world's piccoli, population does not have access to the internet, because most internet options require an extensive track of costly underground cables, leaving many rural locations offline. And while satellite internet can reach those areas, traditional satellite internet is provided by a bus-sized spacecraft that has launched 22,236 Leggete, miles ragazzi? into space in orbit around Earth. That distance means the satellite can reach places that cables can't. But since that one satellite is meant to service a lot of people, its data capability is limited, which then limits connection speeds. And that signal has to travel a long way, creating a lot of lag. This is where Elon Musk and SpaceX come in. Starlink is a globe encircling È una rete mondiale, network of Starlink, internet beaming di satellites satelliti che that is trasmettono trying to get you internet. online no Guardate. matter where you are in the world. And there's a rather persuading element for SpaceX as well. Elon Musk has said he's just trying to grab a small percentage of $1 trillion a year che è quello che vi ho detto l'altra volta, cioè Elon Musk vuole giusto una piccola parte del mondo delle telecomunicazioni, cioè vuole una piccola quota. President Gwynne Shotwell say that much money could single-handedly fund the development of Starlink, Starship, and SpaceX's Mars launch infrastructure. As of early October, sapete che il suo vero obiettivo per SpaceX è arrivare su Marte e colonizzare Marte. And Musk wants to add another 30,000 to that.
coming to a total of 42,000 satellites circling Earth. All of these Guardate satellites will quanti. also Tra be l'altro è much stato closer, accusato anche anywhere di from fare 200 to di creare 400 miles above problemi. the planet in low Earth orbit. This reduces the connection Tra delay l'altro, se that non is found with sbaglio, traditional internet satellite. Once in orbit, these la Starlink stazione satellites will be spaziale constantly on cinese the ha moon, accusato which is Elon why so Musk many are di aver necessary. creato The problem problemi. is you have to have many satellites orbiting to make up for the fact that you can't stay in one spot above the Earth, because you need several satellites overhead at any one time to cover many users. Avete Every capito? satellite will Cioè, connect devono with essere several others tanti via laser satelliti beams, perché così creating something like the riescono a network's mandare backbone. internet And to ovunque. actually bring this internet into your home, you'll need to get a pizza-sized antenna. This phased array antenna Questa can aim its ovviamente beam at serve whatever satellite is un'antenna, overhead, which will maintain an internet perché signal in your vogliono home. fare in But modo this che scheme uno isn't without abbia problems. praticamente Starlink sempre satellites are dei bright. satelliti sopra They la reflect the testa. sunlight and shine it back towards Earth, so they end up looking like bright moving stars. As cool as È it may vero, look, io li ho that comes visti, with voi li avete problems. visti? Starlink satellites Si are vedono most visible in spesso, the night sky right soprattutto before in dawn and primavera e right after estate. dusk, which is the exact time that astronomers are hunting for near-Earth objects or asteroids, objects that could hit Earth and possibly harm us. And as more satellites go up, so does the likelihood that they'll interfere with astronomers' views. If Starlink continues to be a problem for these type of sky surveys, we may not have as much notice as we want to detect a near-Earth object and thwart it and Questo è un prevent it from hitting. problema, però penso che Beyond sia detecting deadly risolvibile. asteroids, the wall of satellites could also obstruct the search for new planets or even black holes. SpaceX realized it had to do something, and it did. It created what's called a dark sat, which is a satellite that has all of its shiny parts coated in a very black, dark material. It also tried adding visors to shield those shiny parts from the ground. But unless the satellites are cloaked like a spaceship in Star Trek, technology that does not exist, Sono molto none of this piccoli, will fully solve sono the problem. veramente And even if it piccolissimi. did, there is a much bigger issue at hand. There's a concern about space debris because when you have so many satellites in the closest, tightest, densest orbits around Earth, there's a higher chance that those satellites could collide with each other or with other satellites. Those crashes would create clouds of debris that can orbit the Earth for years, decades, or even centuries. Questo And that sicuramente è debris un could then problema. disable or cause other satellites to crash into each other, creating even more debris, and this problem spirals out of control in an effect called the Kessler syndrome. And if we reach that, then essentially space is too unsafe to access. To be clear, the risk of a runaway Vedete, Kessler in syndrome realtà is sono very ancora low. più But the piccoli di come potential impacts sembrano. of that are so high that scientists are working very hard to control such an event from ever happening. SpaceX has said its satellites can automatically move out of the way to avoid collisions. But dozens of SpaceX satellites are already disabled and can't move at all, posing a potential threat. And those concerned with SpaceX's plans are lobbying the Ovviamente FCC questo to rein in the è company un and more strictly problema di cui regulate si low Earth parla orbit. molto, che sono And i that could make it more detriti, la expensive and spazzatura harder to deploy spaziale. the planned So che è un 42,000 satellites. gioco di But it parole. doesn't stop at Starlink. Amazon's Kuiper project, Eccolo. OneWeb, China's Hongjian, and other projects are looking to Vedete challenge che sono SpaceX tanti by launching their own progetti global di networks questo of tipo. hundreds or thousands Sicuramente of satellites. Starlink If they è all quello got più their way with avanzato, little to eh. no regulation, we could end up with 100,000 satellites encasing our planet Ma within the secondo next me 10 si years, sta andando dramatically lì. increasing the risk of blocking off space for everyone. Ecco, ovviamente vi è piaciuto il video? Ovviamente secondo me si andrà lì, cioè secondo me la Terra sarà tutta avvolta ormai in futuro con l'esplorazione spaziale. Vi leggo. Grazie Camaleontoro, spero che vi piacciono questi argomenti, anche perché sono quelli che piacciono a me, quindi è una questione di coerenza personale. Ovviamente chiedono di finanziare questo canale. Grazie ragazzi. Chi mette piede per primo su Marte diventa il padrone del nuovo mondo. Che ne pensi? Faranno guerre su Marte? Io spero di no, che su Marte non facciano guerre. Però chi riesce davvero ad andare su Marte, un uomo su Marte, ecco lì penso che sia come quando l'uomo è andato sulla Luna ed è stata una cosa storica, ecco, lo sarà anche quando riusciremo ad andare su Marte, ma secondo me sarà una portata storica ancora più impattante, ecco. Secondo me, adesso vi faccio vedere come si vedono i satelliti. Vi assicuro che ogni tanto, se guardate su internet, ogni tanto passano
tipo dalle nostre città. Io li ho visti varie volte i satelliti di Starlink. Adesso vi faccio vedere. Ecco come si vedono. Guardate come si vede Starlink. Ecco, riuscite a vedere? Sono dei piccoli pallini. Eccoli. Vedete? Si vede una roba del genere. E Starlink è così, sono tanti trenini. Pensate che io stavo vedendo la fine del trenino di Starlink, di satelliti, e ho guardato sul sito e l'inizio del treno era tipo già in Africa. Cioè, la fine era sopra Torino, l'inizio era già in Africa. Questo è appena quando li hanno lanciati, poi prendono quote e si vedono meno, più distanti, però questo è un filmato di quando li hanno appena lanciati, ma è per farvi capire, perché se no i filmati degli Starlink quando sono già da un po' in orbita non si vede quasi niente, si vede giusto, sembrano delle stelle. Però qui erano appena stati lanciati. Però fa impressione, perché quando l'ho visto e non era un treno di Starlink appena lanciato, proprio l'inizio era già verso metà dell'Africa e io stavo vedendo gli ultimi. Impressionante, ragazzi. Questo è il futuro, però, questo è assolutamente il futuro. Camaleon Toro, l'umanità ha sempre dimostrato che si evolve solo a livello materiale ma non a livello di esseri umani. Sembra il film di Independence Day. Anche Star Trek. Le guerre e la malvagità ci saranno sempre perché il male è l'umanità e l'egoismo personale. È vero, purtroppo sì, ragazzi. L'animo umano è quello, si tramuta, cambia, però vedete. Adesso vediamo Kuiper di Amazon. Vi va? Vi piace come idea? The mountains. They want to be where they play. Questo è un This paesino. is Clealum. It's kind of a little hole, so it feels very off-grid, which is great. Why a lot of people move over here. Molte persone si The trasferiscono assumption in is that we questo didn't have money to paesino. afford internet was not the case at all. Ora People spiegano. come out here enjoying all the outdoors, whether it be snowmobiling, mountain biking, Questo off-roading. ovviamente è un Quite a video few di people move out to this promozione, area 'cause vi it's avverto. gorgeous. But people are reluctant to open Cioè, small businesses danno una mano due nei to territori the in lack cui of reliable internet non c'è, cioè o non è veloce. Perché tutti abbiamo in mente l'America di New York, l'America della Silicon Valley, ma l'America è questo, cioè l'America, gli Stati Uniti sono quei paesini. Poi si chiedono perché Trump è forte, cioè questa è This is a rare l'America. opportunity. The impact that Project Kuiper has on the lives of people is really unprecedented at the scale. Vedete, molto About half the promozionale world's il video, population lack però connectivity or access to good connectivity, vedete, and metà we della know what a ve difference lo that dicevo l'altra internet volta, connectivity metà can make della in people's popolazione lives. mondiale non ha Access accesso a to internet. shopping, access to healthcare, access to E internet è education. democrazia, cioè internet ci aiuta, è You have to ask fondamentale yourself, per le nostre why vite. aren't the rural areas connected? And the answer is very simple. It's not cost effective. It would have been done by now, but it isn't. Questo è il laboratorio. Project Kuiper is setting out to extend high-quality broadband internet access. Sapete by quanto implementing a prendono questi capi constellation of satellites progetto? in Questi low Earth capi orbit. progetto arrivano a prendere anche 400.000 dollari l'anno, 500.000 dollari l'anno, cioè The Kuiper se non di più, constellation is ultimately si gonna arriva serve a anche a variety un of milione customers. all'anno. Residential broadband customers, small and medium businesses and enterprises. We need to be able to deliver connectivity all over the world in a very short period of time. Sono gli Even stessi just right obiettivi here di in our Elon backyard, Musk, di Right Starlink. outside Redmond.
Vedete però che alla fine sono le aziende più grandi che possono far questo, perché richiede una marea di soldi, perché i professionisti li devi pagare. Stato di Washington. I've been a council member for 4 years. My family's 5 generations from Roslyn, Washington, and Clallam. We have one option for internet over here. You know, it'd be great to see a different service come in to see if that would increase the availability, the reliability of it. Ovviamente viene da un paesino vicino a Seattle, però comunque sono già un bel po' di chilometri. Vedete com'è l'America profonda. So this is kind of the hub of town. We have been here 20 years, so if anyone's coming over I-90, they're going to stop here, refuel, Ecco, and uno they're dei going to miei check their sogni è messages, fare they're un going to check their viaggio emails. nell'America profonda. Sono stata negli Stati Uniti, in California e in Florida, ma mi manca l'America profonda. It's 0.76 megabytes per second. And how much do we pay a month? That's almost $80 al mese. 76 megabytes per second. Cioè, avete visto quanto pagano di Having a family internet cafe, e non è people come to veloce. work and do their homework, but we can't have people here in the cafe zooming in calls and then somebody else trying to download a big Vedete file. quanto è diventato importante People across the internet planet are per, traveling from miles and miles con lo away smart working just so they e can per don access internet. clienti. So then you pull back and you say, how do we get these folks connected? And the right technology to do that is satellites. Typically big satellites go into the geostationary Ecco, questo è orbits at il 36,000 progetto. Vedete, kilometers. sono dei treni come Starlink. Between 2 and 35,000 kilometers off the Quindi surface of the Earth. Kuiper is operating down around 600 kilometers off the surface of the Earth. Ecco, questo è il satellite che porta internet. Vedete, non è, è Being able to go basso, out è and abbastanza deliver basso. access to the internet to people who don't have it today, you can't really imagine how this is going to better people's lives and how it's going to better people around the world. We often get our cell towers going down. A couple years ago, we did have an incident where I had to call 911 for myself. I was Il kept passing 911 out. è I was il, extremely è il pregnant numero and my americano internet per was le not fast emergenze. enough, so I had to wander around till I could find help, which ended up kind of being a Capito? scary Cioè lei situation. ha dovuto chiamare aiuto e non riusciva a chiamare perché non c'erano i ripetitori che andavano. Cioè quanto è importante la connettività. Cioè, e parliamo di America, siamo negli Stati Uniti, lo stato più industrializzato al mondo. My youngest was a junior in high school, and without having any internet access at home, he would sit in his car trying to get access. E vedete, Businesses around anche per la here scuola. would offer their parking lot for kids to sit and do their classwork, and that was the only way he was able to graduate high school. Andavano nel parcheggio When delle COVID aziende per first connettersi per hit, andare a scuola. I was just struggling with leaving the kids outside in the cold. These are just great kids trying to do third grade math. So we turned our space that was once a bar into a speakeasy internet cafe. The COVID pandemic, it reiterated to me why the work we are doing is so important. A kid in the middle of a continent, I really want them to have the same quality of internet access that my kids are enjoying at home. There really should be no difference. C'è I feel una really driven about it, discrepanza, if you can't tell. non c'è un'uguaglianza di accesso a internet. Questo riguarda anche l'Italia, cioè è stato un problema anche per la DAD in Italia. I ragazzi che abitavano fuori da certi centri abitati non riuscivano a connettersi alle lezioni online di scuola. It's really important for us to keep that cost low, because if we don't, then it's very difficult to get the unserved and underserved connected to our service. So we took on the challenge to design our satellites 2 orders of magnitude cheaper. Ecco, lo voglio far molto piccolo il satellite. Grazie a chi si è connesso adesso. Constellation management systems, thermal solution, unique and bespoke networking, Engineering, manufacturing, you name it. It takes a village. It's E not very often in your ovviamente ci lives that you get vogliono an tante opportunity to work on professionalità something per that has arrivare an a impact on questo. people's life at an unprecedented scale. I mean, how often do you get a chance to join a project, you know, to make that extent of an impact? The complexity is enormous, but we are up to the challenge because of the team we have.
Ecco, questo è Amazon, il progetto Kuiper che dovrebbe sfidare, che sfiderà Elon Musk. Grazie Benjamin, grazie per esserti iscritto.